è un abito sempre con questa linea un po', diciamo, sexina, molto bello anche lui, secondo me, colori meravigliosi, non so se questo rende tanto in televisione, vi dico, però è spettacolare, fidatevi di me. Benvenuti in Storie dalla soffitta, cinema, tv, ricordi. Se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale, ci vediamo in soffitta! Joanna Golabek, se hai mai fatto zapping sui canali locali è molto probabile che ti sia fermato proprio lì. Non per caso, perché Joanna non è una presenza qualsiasi, è uno di quei volti che tengono lo schermo, che lo riempiono. Origini italo-polacche, una formazione solida, anche accademica, e soprattutto una consapevolezza molto chiara del mezzo televisivo. Joanna sa dove si trova, sa cosa sta facendo e soprattutto sa come farsi guardare. E vediamo chi c'è in salottino, se non sbaglio mi hai detto Lilli. C'è la Lilli e poi c'è... Benvenuta, e Giuseppe, benvenuto. Poi c'era già Michele, mi sembra, su Facebook o da qualche altra parte. Ok. Poi c'è il signor Gianfranco. Benvenuto Gianfranco. Che dice che sei stupendo. Sì. Grazie mille. E questo, davanti a una telecamera, cambia tutto. Prima ancora delle televendite c'è una cosa importante da capire. Joanna è una figura pubblica a tutti gli effetti. Nel 2007 prova anche la strada della politica locale a Genova. Non è un dettaglio secondario. Significa esporsi, metterci la faccia, giocare una partita diversa, ma è nel mondo delle televendite che trova la sua dimensione perfetta. Gioielli, dirette, ritmo continuo e un pubblico dall'altra parte che non perdona, perché lì non puoi fingere. Dimmi, ho fatto un guaio? Non si è visto quasi niente. Ah. No, perché... E invece Joanna funziona. Funziona perché non è rigida, non è impostata. Ha un modo di comunicare che sembra naturale, ma è costruito con precisione. Voce controllata, pause giuste, sguardo diretto. Ogni elemento è al suo posto. E infatti succede una cosa molto semplice. Chi guarda, resta. Non solo per il prodotto, per lei. Come taglia unica l'ho fatto solo nella taglia M perché direi che basta, cioè nel senso che va bene un po' a tutte. Chi ha il seno va fuori, un po' fuori seno, e chi ne ha un po' meno lo copre un po' di più, quindi diciamo sia per chi ne ha di più, chi ne ha meno lo gestisce. Il nome da affiancare in questa fase è quello di Giuseppe Danna, figura centrale nel sistema delle televendite di gioielli in Italia. Ed è proprio lì che Joanna diventa uno dei volti più riconoscibili. Ma attenzione, non è solo una questione di estetica come qualcuno potrebbe pensare, è gestione della scena, perché tenere una diretta lunga, mantenere l'attenzione, creare coinvolgimento, non è banale. E Joanna riesce a farlo con continuità. Le sue trasmissioni hanno un ritmo, un equilibrio. C'è eleganza, c'è sicurezza e c'è anche quella componente più sottile, più ammiccante, che rende tutto più coinvolgente senza mai diventare eccessivo. È lì che si crea il personaggio ed è lì che il pubblico si fidelizza. Vedete, non è un braccialettino mica che passa inosservato, è un bellissimo bracciale. Poi arriva il momento più complesso. 2016. Scatta l'inchiesta Dynasty, un'indagine ampia che coinvolge il sistema delle televendite di gioielli. Le accuse parlano di presunte irregolarità nella vendita dei prodotti, con valori contestati rispetto ai prezzi proposti. Tra i nomi coinvolti c'è anche Joanna Golabek, e qui la sua posizione è chiara fin da subito. Si dichiara estranea ai fatti. Ribadisce il proprio ruolo. Presentatrice e volto televisivo, non parte delle decisioni commerciali. Il processo va avanti per anni, un percorso lungo, complesso, fatto di rinvii, cambi normativi, passaggi delicati, fino ad arrivare al 2025. Secondo quanto riportato da Rai News, il procedimento si conclude con assoluzioni e proscioglimenti. L'associazione a delinquere viene dichiarata prescritta per il periodo fino al 2014, mentre per gli anni successivi viene stabilito che il fatto non sussiste o non è stato commesso. Questo è il punto definitivo. La vicenda si chiude. Poi sono andata a vedere, controllavo la fattura con tutti i vestiti e non mi trovavo, dicevo, ma questo vestito, dicevo, me l'hanno aumentato. Allora ho fatto anche, ho chiamato, ho detto, ma questo vestito, insomma, mi dovete dire queste cose perché io faccio un prezzo, e poi ho fatto tutto così, no? E ho detto, no, guardi, controlli le sue fatture. E a questo punto succede la cosa più interessante. Joanna non sparisce.
non si ritira, non si perde, resta. E soprattutto si aggiorna, perché il mondo cambia. Le televendite tradizionali non sono più centrali come una volta. Il pubblico si sposta, si frammenta, si muove tra televisione e piattaforme online. E Joanna si muove con lui. Pelosi, pelosi. Allora, set tattoo. Oggi è ancora presente, tra TV e web, mantenendo quel rapporto diretto che è sempre stato il suo punto di forza. Una comunicazione immediata, senza filtri inutili, senza costruzioni artificiali. E questo è il vero dato da portarsi a casa. Joanna Golabek non è solo un volto delle televendite, è un esempio di continuità. Una figura che nasce in un contesto molto specifico e riesce a restare riconoscibile anche quando quel contesto cambia. E non è scontato, perché tanti passano, pochi restano. E restare significa una cosa sola, funzionare davvero davanti alla telecamera. Sempre. Dovresti averlo in scaletta. Tanto ho messo anche ho preso la borsa da mettere un po' in pandan qui. Che bello, vedete come sta bene, è uguale. E allora la domanda è semplice. Ti è mai capitato di fermarti su una sua diretta? Anche solo per curiosità? E poi restare lì qualche minuto in più del previsto? Scrivimelo nei commenti. E se ti piacciono queste storie, quelle che raccontano volti veri della televisione e del web, iscriviti alla Soffitta di Pippo e attiva la campanella, perché qui si parla di chi lo schermo lo sa dominare davvero. Ne vedremo delle belle.